I cani sono da sempre considerati il miglior amico dell'uomo e la letteratura testimonia ampiamente questo legame millenario. Basti pensare ad Argo, il fedele compagno di Ulisse, oppure a Buck, protagonista del Richiamo della foresta Jack London, o a Zanna Bianca, la cui vicenda esplora il confine tra istinto selvatico e domesticazione. Queste figure letterarie dimostrano come il cane sia sempre stato rappresentato non soltanto come animale d'affezione, ma come simbolo di lealtà, coraggio e resilienza. Analogamente, anche nella cultura contemporanea, il cane assume un ruolo fondamentale, diventando veicolo narrativo di valori, emozioni e relazioni che travalicano il semplice rapporto tra uomo e animale. Questo vale soprattutto negli anime e ciò dipende dalla loro funzione narrativa. I cani rappresentano il mezzo più diretto e trasparente per rivelare la natura autentica dei personaggi. Attraverso la presenza di un cane, lo spettatore può comprendere immediatamente chi è capace di prendersi cura dell'altro, chi sfrutta il più debole e chi, invece, mostra la disponibilità al cambiamento. In tal senso, il cane diventa una vera e propria bussola morale, oltre che un detonatore della trama, un collante del gruppo e una leva emotiva in grado di spostare la storia dal comico al tragico, senza spezzarne la coerenza interna. Queste dinamiche risultano particolarmente evidenti in 6 opere celeberrime: Dragon Ball Z, One Piece, Full Metal Alchemist Brotherhood, Cowboy Bebop, Naruto e JoJo. In Dragon Ball l'esempio più chiaro è B, il cane curato da Mr. Satan e da Majin Buu. La sua vicenda mostra come perfino una creatura demoniaca possa aprirsi alla cura e alla pietà. Il momento in cui Buu salva B dopo che questo è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco segna una svolta narrativa decisiva, la separazione tra la sua parte benevola e quella malvagia. Il gesto di compassione verso l'animale diventa così principio scatenante di una trasformazione ontologica. Il cane non è un tenero accessorio, è la chiave che apre o chiude la porta dell'umanità. In One Piece la funzione del cane come specchio etico trova espressione in Shushu, che veglia al negozio del padrone defunto. La ostinazione silenziosa ma incrollabile e il legame tra cane e umano diventa il punto di rottura che obbliga Luffy a compiere una scelta netta. Se profanare quel negozio significa calpestare il legame tra un cane e il suo umano, allora non ci sono dubbi su cosa fare, rivelando così come la lealtà e la memoria possano farsi motore dell'azione narrativa. In Fullmetal Alchemist Brotherhood, Alexander, il cane di Nina, è al centro di uno degli episodi più traumatici dell'intera serie. La sua vicenda non ha una funzione strumentale al successo dei protagonisti, ma serve allo spettatore per riconoscere il confine tra umano e disumano. La sorte del cane diventa così cartina di tornasole dell'intero universo narrativo, dimostrando come il trattamento riservato a chi si fida spesso rivela dei limiti etici invalicabili. Cowboy Bebop utilizza il cane come elemento regolatore delle relazioni interne al gruppo. Ain, Datadog, dotato di un'intelligenza superiore, non è riducibile a mascotte comica. Egli rappresenta lo spazio affettivo in cui la ciurma può trasformarsi in comunità. La sua presenza consente alla serie di oscillare tra leggerezza e malinconia, senza incrinare la coerenza emotiva. Non addolcisce il noir della serie, ma lo rende più vero. Infatti, dopo un momento leggero con Ain, una scena drammatica arriva più profondamente e il cane diventa così collante di gruppo e strumento per passare con naturalezza dal sorriso alla malinconia. Con Naruto entriamo nel territorio della partnership. Akamaru, compagno inseparabile di Kiba, incarna fiducia, allenamento e simbiosi. I Ninken di Kakashi e in particolare Pakun allargano il quadro. I cani non sono mascotte, sono estensioni tattiche e insieme promemoria vivente di responsabilità reciproca. Qui il messaggio è limpido. La forza non è solo potere individuale, è fiducia che moltiplica le capacità. Prendersi cura di qualcuno ti rende un ninja migliore, perché disciplina e affetto sono due lati della stessa tecnica. Infine, in JoJo, Iggy è forse l'esempio più evidente di un cane come personaggio autonomo, dotato di un arco narrativo. Da randaggio indifferente agli umani si trasforma progressivamente in alleato coraggioso, dimostrando che l'eroismo si fonda sulla capacità di legarsi agli altri. Se mettiamo in fila questi casi emergono 4 funzioni narrative ricorrenti. La prima, specchio morale immediato. B, Shushu e Alexander ci fanno capire all'istante chi sono eroi, vigliacchi e mostri morali. Non serve spiegare, la relazione con il cane definisce un personaggio. Nel gesto di curare B, Buu rivela la possibilità del bene. Nell'ostinazione del cane Shushu, Luffy trova la sua direzione. Davanti ad Alexander capiamo cosa in questo mondo non può essere superato. La seconda, detonatore di trama. Il bene o il male fatti a un cane
cane fanno scattare decisioni, scontri o cambi di rotta. In Dragon Ball Z l'aggressione a B innesca la scissione di Buu, in One Piece la fedeltà di Shushu spinge all'azione, in Full Metal segna un punto di non ritorno etico che influenza tutto ciò che viene dopo. Terzo, collante di gruppo. Ain in Cowboy Bebop è l'esempio perfetto. Con lui la ciurma diventa comunità affettiva e la serie può oscillare tra gag e catarsi senza rompere la credibilità emotiva. Il cane prepara lo spettatore al salto di tono e lo rende naturale. Quarto, partner e disciplina. Akamaru e Pakun mostrano che il cane può essere tecnica vivente, strategia, coordinazione e fiducia. La relazione addestrata nel tempo rende visibile un'idea centrale dello shonen di battaglia. La forza vera nasce dai legami. Dentro queste funzioni il cane ha un potere che nessun altro elemento possiede. Rende visibili le cose che i personaggi non sanno dire, la bontà che si esprime in un gesto e la linea rossa che non va oltrepassata, la fatica di restare insieme, la decisione di proteggere qualcuno di più fragile. È per questo che quando un cane entra in scena ci prepariamo. Sta per arrivare la verità della storia. Ecco perché i cani contano così tanto negli anime, perché sono acceleratori di empatia e misuratori etici. Non hanno bisogno di lunghi dialoghi, bastano il loro respiro, lo sguardo e l'ostinazione. In loro la narrazione trova una via breve e potentissima per parlare di ciò che ci riguarda più da vicino, la cura e la lealtà. Dopo aver analizzato brevemente alcune delle funzioni che i cani hanno negli anime, ci tenevo però a concludere questo video leggendovi il momento in cui Odisseo, Ulisse, tornato ad Itaca, scambia lo sguardo con Argo, il suo cane che lo stava aspettando da più di 20 anni. Così essi tali parole fra loro dicevano, e un cane sdraiato là rizzò muso e orecchie. Argo, il cane del costante Odisseo, che un giorno lo nutrì di sua mano, ma non doveva goderne, prima che per Ilio Sacra partisse, e in passato lo conducevano i giovani a caccia di capre selvatiche, di cervi, di lepri, ma ora giaceva là, trascurato partito il padrone, sul molto letame di muli e buoi che davanti alle porte ammucchiavano, perché poi lo portassero i servi a concimare il grande terreno d'Odisseo. Là giaceva il cane Argo, pieno di zecche. E allora, come sentì vicino Odisseo, mosse la coda. Qui è importante dire che Odisseo, partito per la guerra di Troia, torna e quello che fa è camuffare la sua presenza, cioè lui per vedere chi è veramente fedele non vuole farsi riconoscere, e l'Odissea termina con la sconfitta dei Proci e il suo ritorno con sua moglie Penelope. Lui quello che vuole fare è vedere chi gli è fedele, ma nel momento in cui torna non può andare direttamente da Argo e accarezzarlo, perché questo farebbe scoprire la sua identità. Ma nonostante tutto quello che lui ha fatto per camuffarsi, il suo cane lo riconosce. E allora, come sentì vicino Odisseo, mosse la coda, abbassò le due orecchie, ma non poté correre incontro al padrone. E il padrone, voltandosi, si terse una lagrima, facilmente sfuggendo a Eumeo, e subito con parole chiedeva: Eumeo, che meraviglia quel cane là sul letame, bello di corpo, ma non posso capire se fu anche rapido a correre con quella bellezza, oppure se fu soltanto come i cani da mensa dei principi, per splendidezza i padroni li allevano. E tu rispondendogli, Eumeo porcaio, dicevi: purtroppo è il cane di un uomo morto lontano. Se per bellezza e vigore fosse rimasto come partendo per Troia lo lasciava Odisseo, ti incanteresti a vederne la snellezza e la forza. Non gli sfuggiva anche nel cupo di folta boscaglia qualunque animale vedesse, era bravissimo all'usta. Ora è malconcio, sfinito, il suo padrone è morto lontano dalla patria e le ancelle in Fingarde non se ne curano. Perché i servi, quando i padroni non li governano, non hanno voglia di fare le cose a dovere. Metà del valore di un uomo distrugge il tonante Zeus, allorché schiavo giorno lo afferra. Così detto entrò nella comoda casa, diritto andò per la sala fra i nobili pretendenti, e Argo, la Moira di nera morte, afferrò, appena rivisto Odisseo, dopo 20 anni. Argo, il cane di Odisseo, dopo essersi assicurato che il suo padrone era ancora in vita, smette di aspettarlo e finalmente può trapassare. Una storia bellissima che secondo me chiude tutto questo cerchio e che ci tenevo tanto a citarvi, perché molto spesso l'Odissea viene letta a scuola e ci si dimentica di questo passaggio così indelebile e potente.